Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Ricapitoliamo questa giornata di Serie A, finita la seconda giornata che vede le milanesi a braccetto con il Napoli a 6 punti. Perdono punti l'Atalanta, perde punti la Roma, la Lazio che perde la prima e perde anche la seconda, 0 punti per la squadra di Sarri, ma le sentenze è ancora troppo presto per sentenziare chi è all'altezza di arrivare in Champions, chi può finire tra le prime 4, chi no. È troppo presto, anche perché stiamo parlando ancora di calcio d'agosto, condizioni climatiche che in Italia sono completamente fuori da ogni logica, perché giocare a 40 gradi non è semplice, assolutamente. Che tu possa giocare la sera o alle 18:30 cambia relativamente poco, è perciò che forse si sta livellando un attimo in queste due giornate la situazione tra una piccola, tra virgolette, e una grande, perché chiamarle piccole comunque è riduttivo. Andiamo a vedere cosa è successo. Partiamo dalla giornata di sabato e finiamo a parlare di Cagliari-Inter con qualche spunto, perché ho visto la partita. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e andiamo a vedere cosa è successo in questa giornata. 2-1 per il Frosinone sull'Atalanta, senza sminuire assolutamente la prestazione del Frosinone. Il Frosinone merita questi 3 punti, ha meritato questi 3 punti, ed è un'Atalanta che non si è fatta trovare pronta. Poteva rapportarsi alla partita con il Napoli, ma non l'ha fatto, perché il Frosinone ha giocato la stessa partita che ha giocato con il Napoli, mettendo anche in difficoltà il Napoli un tantino, e il Napoli è stato bravo a riuscire a portare la partita a casa e uscire fuori a livello tecnico, perché poi il livello tecnico è totalmente diverso tra un Napoli e un Frosinone, e il Napoli ha portato a casa i 3 punti meritatamente nella prima partita, così come ha fatto il Frosinone contro l'Atalanta. 2-1 e complimenti al Frosinone. Monza-Empoli 2-0, non ho visto il match, non mi posso allargare nei dettagli, posso solo dire che Palladino mica poi le perdeva tutte le partite, assolutamente. Attenzione a questo Monza, perché al di là di qualche pezzo pregiato che ha perso, ha un allenatore che trova comunque sempre la quadra in base ai calciatori che ha a disposizione. Quindi attenzione al Monza, un Empoli che ho visto solamente gli highlights, ma sembra lo stesso Empoli dell'anno scorso, che riesce pure a macinare un tantino di gioco, arriva anche sotto porta, ma in maniera talmente sterile. Per piazzare la zampata serve ben altro. Quindi perde la partita per 2-0. Verona-Roma 2-1 per il Verona. La Roma prende 4 gol in 5, su 5 tiri subiti nelle due partite contro il Verona e contro la Salernitana la settimana scorsa. C'è un problema difensivo. Sì, c'è un problema difensivo, c'è un problema di filtro a centrocampo, ma il problema principale secondo me ce l'hai nell'essere cinico e come arrivi sotto porta avversaria. Sarà Lukaku la soluzione al problema? Non lo so. Può darsi che sia la soluzione al problema, ma c'è qualcosa da limare. Ovviamente la Roma non è fuori dai giochi, la Roma non è che non arriva, è ancora presto. Meriti al Verona senza poi nascondersi dietro a un dito, perché il Verona ha voluto i 3 punti, ci ha provato e ha conquistato la vittoria in casa poi contro la Roma. 4-1 del Milan contro il Torino. Sull'1-1 c'era un rigorino del Milan, è stato dato un rigorino. Per la mia modesta opinione, sì, però poi viste le forze in campo, vista la differenza tra le due squadre, posso anche dire che molto probabilmente non avrebbe, diciamo, questo calcio di rigore influito sul risultato finale, perché il Milan avrebbe assolutamente vinto la partita contro un Torino che voleva fare densità a centrocampo come sempre. Juric, cercare di portare a casa un punto, cercare di arginare
comunque la squadra a centrocampo. Abbiamo visto nel primo tempo che il Milan ha cercato con i lanci lunghi Leao e Pulisic per scavalcare la mediana del Torino in completa densità. Non ci è riuscito, hai fatto un solo tiro in porta, Juric, nello specchio, quindi non puoi assolutamente lamentarti. È un Milan in condizione, e attenzione a questo Milan. Fiorentina-Lecce 2-2, Fiorentina che recupera lo svantaggio, il Lecce era addirittura sopra, dopo aver vinto la prima con la Lazio. Il Lecce fa un altro punto a Firenze, un campo difficilissimo dove andranno a perdere punti in tantissimi, a quanto pare, perché la Fiorentina è forte, la Fiorentina sa perfettamente cosa deve fare, quando lo deve fare e come lo deve fare, incamerati gli schemi di Italiano, con un lavoro protratto nel tempo e nella permanenza di Italiano alla Fiorentina. Onore a questo Lecce che è andato a prendere un punto a Firenze e si trova a 4 punti. Nelle prime 2 giornate avevi da calendario la Lazio a Lecce e la Fiorentina fuori. Sulla carta sarebbero potuti essere 0 punti, ne hai fatti 4. L'applauso va fatto a Lecce, al di là anche del mercato in uscita, perché ho letto che Di Francesco dovrebbe andare al Palermo. Non ho seguito poi la vicenda, fatemi sapere voi se Di Francesco è ufficiale al Palermo o meno, perché poi ho letto solo un titolone con Di Francesco in lacrime. A me dispiace perdere un calciatore del genere per la Serie A, perché Di Francesco a Lecce fa la differenza e avrebbe potuto fare la differenza. Juventus-Bologna 1-1, il rigore per il Bologna che ci sta. Di Bello è stato squalificato per 5 giornate a quanto si legge, ammissione di colpa che non c'era nemmeno bisogno perché le immagini sono ben chiare, ne ho parlato, ho fatto uno short. Purtroppo capita sempre alla Juve, sarà una coincidenza, è una coincidenza, prendetela come una coincidenza, io ho la mia idea, ma comunque è una Juve che se nel primo tempo contro l'Udinese ha schiacciato la squadra avversaria nella metà campo, ha schiacciato la squadra avversaria nella propria metà campo, è una Juve che questa contro il Bologna, che è la stessa dell'anno scorso, né carne né pesce, a livello difensivo non si capisce niente, non si scala come si deve tra le linee, tra centrocampo e attacco. È una Juve che cerca qualche espediente per buttare la palla dentro, cerca la giocata del singolo per riuscire a scardinare difese avversarie, andare in porta e segnare. Non dobbiamo assolutamente sminuire la prestazione del Bologna. Un Bologna in partita sempre per tutti i 90 minuti e oltre avrebbe meritato anche la vittoria, perché poi non mi dà il calcio di rigore, c'era l'espulsione del calciatore che poi è lo stesso che va a fare l'assist per Vlahovic, quindi episodio che sicuramente ha influito in negativo per il Bologna e a favore della Juve. Thiago Motta sa benissimo come ci si deve muovere, sa benissimo come giocare palla a terra. Il Bologna è una squadra organizzata. Attenzione. Lazio-Genoa 1-0 per il Genoa. C'era il Napoli in contemporanea, quindi ho visto la partita della Lazio dopo il Napoli, portata tutta quanta indietro, registrata. Me la sono rivista perché ero curioso di sapere perché la Lazio ha perso. È stato un Genoa in completo dominio? La Lazio non ha giocato proprio? Assolutamente no, la prestazione della Lazio c'è stata. Noi tifosi del Napoli sappiamo benissimo e abbiamo già vissuto quelle partite dove la squadra avversaria ti va in vantaggio, la squadra avversaria, in questo caso il Genoa, crea densità dietro la linea del pallone, ti chiudono tutte le linee di passaggio, la squadra di Sarri allarga da qua, allarga di là, cerchi di trovare l'imbucata vincente, però molto spesso a Napoli succedeva che queste partite o le perdevi o le pareggiavi. Il pareggio arrivava molto spesso da un'invenzione di qualche calciatore, vuoi un Mertens, vuoi l'Insigne di turno, vuoi un'imbucata di Zielinski, però devi avere comunque in rosa quei 3-4 uomini che all'improvviso possono darti quel guizzo e pareggiare la partita. Non è successo, ma non è una Lazio assolutamente da buttare. Sicuramente 0 punti nelle prime 2 partite fanno testo,
però lasciano anche il tempo che trovano. È ancora presto e la Lazio poi arriverà con il dente avvelenato nello scontro con il Napoli, quindi a livello di risultato, se fosse stato un pareggio forse sarebbe stato anche meglio per avere una Lazio un tantino meno agguerrita. Sarà una partita difficilissima per il Napoli la prossima. Complimenti al Genoa assolutamente, perché va in vantaggio e contro la Lazio la gestisci così, legittimo, e fa parte anche della consapevolezza di una squadra riuscire a soffrire e portare a casa i 3 punti difficilissimi a Roma. 2-0 Napoli-Sassuolo, ne abbiamo parlato nel post partita, ho fatto un video, siamo stati in live anche ieri rivivendo ciò che è successo durante la partita. Risultato anche stretto, perché per quello che abbiamo creato e per le palle che sono arrivate in area di rigore, per le spizzate un tantino imprecise, dovute però a una lucidità che arriverà al 100% di pari passo con la condizione che crescerà di settimana in settimana, è un Napoli mai in sofferenza, è un Napoli che ha straconvinto, dominato la partita, al di là di Dionisi che se ne va nel post partita e dice in 11 contro 11 sarebbe finita forse diversamente perché noi stavamo crescendo. Caro Dionisi, il Napoli si accende e si spegne a suo piacimento, quindi se tu hai visto qualche accelerata del Sassuolo era solamente perché il Napoli stava rifiatando un momento, ne avresti presi comunque 2 se non 3 se il Napoli fosse stato più preciso sotto porta con un calcio di rigore sbagliato, eccetera eccetera. Quindi Dionisi poteva anche presentarsi in conferenza come ha fatto Di Francesco, facendo un applauso alla squadra avversaria, finiva lì, e invece c'è qualcuno che vede le partite diversamente da me. Non condivido l'idea di Dionisi assolutamente, però legittimo pensarla così. Salernitano Udinese, non ho visto la partita, ho visto solo i gol e ho letto ovviamente tra statistiche e commenti post partita di addetti ai lavori, risultato che accontenta tutte e due le squadre. A quanto ho letto, la Salernitana avrebbe potuto vincere la partita in casa sull'entusiasmo del pareggio fatto con la Roma. Ovviamente trovavi un Udinese che voleva riscattarsi dalla brutta prestazione, bruttissima prestazione per 60 minuti, non totale, contro la Juve. Partita che è finita 1-1. Non si possono considerare, secondo me, 2 punti persi per la Salernitana, per il semplice fatto che sono squadre che molto probabilmente finiranno in classifica una dietro l'altra. Si equivalgono anche, a mio avviso, le rose a disposizione. 1-1, risultato giusto. Cagliari-Inter 0-2. Ho visto la partita. Ho visto la partita ieri. Un Inter in dominio, assolutamente, senza se e senza ma. Scusatemi. Ranieri deve fare qualcosa a livello difensivo. Io ho visto le ultime 3 uscite del Cagliari in Serie B, lo spareggio ai playoff, e a livello difensivo c'è qualcosa da registrare, perché il Cagliari prende delle imbarcate e si slega totalmente quando viene attaccato in velocità o in contropiede o con una palla tra le linee. Si slegano i due centrali, i terzini vanno a vento, centrocampo che non copre e arriva il primo attaccante di turno. Non serve che tu sia Karim Benzema, riesci ad infilarti tranquillamente tra i centrali e butti la palla dentro. Con questo non sto sminuendo la prestazione dell'Inter, ripeto, assolutamente. L'Inter anche nel precampionato si era prefissato, il primo obiettivo dell'Inter era non steccare nelle prime giornate come ha fatto l'anno scorso perdendo punti fino a dicembre, ed è un Inter che lo si vede da come entra in campo e sa perfettamente che l'unico risultato utile è la vittoria e la porta a casa. 6 punti a braccetto, le milanesi con il Napoli. Lautaro Martinez trascina l'Inter, Osimhen trascina il Napoli. Vedremo se Lukaku riuscirà a trascinare la Roma quando arriverà a Roma e sarà disponibile, perché poi c'è anche da dire condizione fisica, ambientamento, Mourinho, il gioco. Bisogna vedere poi come va a finire la situazione Lukaku. È assolutamente un buon acquisto, però io sono uno di quelli che vede Lukaku non proprio in una parabola discendente, però non è il calciatore di prima. Poi può darsi che
riviva una seconda giovinezza, me lo auguro per lui, per la Roma, così riesce comunque a stare al passo in quell'alta classifica, perché poi l'hai preso Lukaku, tu lo devi anche scontare a livello di soldi. Io credo che la Roma per aumentare un attimo la qualità in rosa debba puntare a questo quarto posto e ai soldi che possano entrare da un eventuale Champions, anche se è difficilissimo quest'anno, per il valore delle avversarie e per una Fiorentina che assolutamente dirà la sua, una Lazio che non è assolutamente morta, come già hanno detto in tanti. E vabbè, la Lazio ha perso già 6 punti. La Lazio ha perso già 6 punti, ma il terzo anno di Sarri è ancora in una situazione embrionale e non voglio dare assolutamente niente per scontato. La Lazio ha perso 6 punti, ma può fare tranquillamente un filotto di 10 vittorie e si ritrova di nuovo lì a lottare. Detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo nel prossimo video. Mi auguro che questo recap, come lo chiamano tutti, vi sia piaciuto. Ciao.